Correva l'anno 2020, che tutti ricorderanno, perché la Croazia ha assunto la presidenza di turno dell'Unione Europea per la prima volta, per i magnifici festeggiamenti delle Olimpiadi di Tokyo, perché non si sa che fine ha fatto Bugo, e altre cose di poco conto. Ah no, scusate, dimenticavo il Covid-19, motivo per il quale tutta la galassia, compresi i 5 protagonisti di questo documentario, ha scelto di trascorrere la settimana di Ferragosto nel luogo con la più alta concentrazione di pugliesi nel mondo. La Puglia. Precisamente sul Gargano, quella terra dove non sai mai da che parte sorga e tramonti il sole. E fu così che, a forza di anticipare la nostra partenza, giungemmo sul Gargano senza aver dormito. Una scelta senza dubbio saggia da parte nostra. Non appena arrivati, decidemmo di mettere piede sulla spiaggia del nostro paese ospitante, Rodi Garganico. La scelta migliore di questa vacanza, dopo l'auto e l'operetta, dato che, come vedrete, andremo sempre dall'altra parte. Se stai guardando questo video, probabilmente è perché sei interessato alle vicende di questi giovani veneti in terra pugliese, o più semplicemente perché è scattato il secondo lockdown e non hai nulla da fare. In ogni caso, buona visione, bla bla bla. Sono il re del mondo! Ma quello là in fondo è il mio costume? Vabbè, lo stesso. Che bello, sto bene in faccia, ti vengo in faccia. Guarda come Buongiorno. Buongiorno. Vecchio, Direzione Vieste. Nel caso non si fosse capito, eravamo diretti a Vieste, che attraverso articolate strade urbane, forestali e un piccolo salto nell'iperspazio abbiamo raggiunto senza difficoltà. Ad accoglierci le acque turchesi, più volte riconosciute con il premio di bandiera blu dalla Foundation for Environmental Education, e la sabbia così fine da poterla tagliare con un ombrellone dalla punta in diamante. La giornata era talmente calda e piacevole che abbiamo giocato spensieratamente come qualche decennio prima, in compagnia di un frisbee che, pensando con mente più matura, assomiglia proprio alla vita. A volte leggera e divertente, ma quando meno te l'aspetti ti arriva nei denti. Ed è così che tra un boccone e l'altro arrivò subito sera, momento in cui decidemmo di dirigerci verso il colorato centro cittadino. Yuri, dacci qualche informazione. Dove Vieste, siamo? capoluogo di provincia, forse, non è vero? Paesino molto interessante sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista culturale, Storino cool. Dopo una cena di tutto rispetto, abbiamo fatto un giretto tra le articolate vie del paese, ammirandone l'architettura e facendo foto a perfetti sconosciuti. Infine, tra una bancarella e un tentato omicidio, decidemmo di recuperare la macchina lasciata al parcheggio, vicino al faro, per far ritorno verso la lontana Rodi. Sappiate che in Puglia le giornate finiscono alle 7, perché se pagate un parcheggio per tutta la giornata e per qualche motivo prima delle 7 dovete uscire, non sarà possibile farci ritorno senza sborsare altri euro.
E perché non concludere con una panoramica del maestoso faro di Vieste, ammirabile da gran parte della città che sorge sull'isolotto di Santa Eufemia dal 1867. Apprezzate queste immagini? Abbiamo quasi perso il drone per girarle. Notate come le vivaci increspature dell'acqua, in contrasto con il tramonto scarlatto, solleticano le cataratte di chi si sofferma ad ammirare questo mirabolante scenario con tanto di correzione. Qui la natura c'entra poco. Immagini che lasciano il fiatone e la fiatella. Sinceramente non mi è chiaro perché tu sia arrivato fino in fondo a questo video, ma in ogni caso guarda anche i prossimi. Tanto lo so benissimo che a casa non stai facendo un